Ragazzi, parliamo oggi di un argomento importantissimo, fondamentale, la scomposizione in fattori dei polinomi, uno di quei mattoncini di base che ci consentono di parlare il linguaggio della matematica. Useremo la scomposizione in fattori per le espressioni, per le equazioni, quindi per tanti esercizi dell'esame di terza media, ma anche al liceo, per i limiti, per le derivate, insomma sempre. E allora andiamo a capire una volta per tutte cosa vuol dire scomporre in fattori un polinomio e come si fa. Let's go! Allora, solo concettualmente immaginate di avere una cosa di questo tipo, questo bel riquadro giallo pieno di cose che poi vedremo saranno dei monomi che messi insieme fanno un polinomio, e il nostro obiettivo sarà dire che questo unico grande blocco giallo è uguale a questi blocchi azzurri moltiplicati tra di loro. Allora, questi blocchi azzurri li chiamiamo fattori e quindi vedete che il blocco giallo si è trasformato in un prodotto di fattori. Quindi scomporre in fattori vuol dire scrivere un polinomio come prodotto di polinomi più piccoli, e vedremo anche che cosa vuol dire più piccoli. Facciamo subito un esempio. Scriviamo nel blocco giallo un polinomio 3x più 6x alla seconda. Allora, vedremo dopo tutte le diverse tecniche, ma ora vi anticipo io la soluzione, così fissiamo il concetto. Scrivo qui dentro al primo blocco azzurro 3x che moltiplica, affinché sia vera questa uguaglianza, apro una parentesi e dentro scrivo 1 più 2x. Allora, tra poco vedremo perché ho scritto così e se è corretto, ma vedete cosa ho fatto? Avevo un polinomio di secondo grado, avevamo 6x alla seconda, e sono riuscito a scriverlo come il prodotto di due polinomi più piccoli, ossia di grado inferiore. Sia 3x che 1 più 2x sono infatti polinomi di primo grado rispetto alla x, quindi ho scomposto il mio polinomio in fattori, in questo caso in due fattori. Vedete che se svolgo i calcoli, proprietà distributiva della moltiplicazione, ottengo esattamente il polinomio di partenza come deve essere, perché non posso mai cambiare il polinomio iniziale, non voglio cambiare le cose, le sto semplicemente scrivendo in modo diverso. Oh, ok. Ora, nel precedente esempio abbiamo trasformato il polinomio nel prodotto di due soli fattori, ma in generale otterremo scomposizioni anche in più fattori in funzione del grado del polinomio iniziale. Allora, chiarito il concetto, andiamo a vedere tutte le tecniche per raggiungere questo risultato. La prima tecnica che vediamo è questa, messa in evidenza totale. È la più semplice di tutte le regole, è quella che ho utilizzato anche nell'esempio precedente, ed è la prima che dobbiamo tentare quando siamo di fronte a un esercizio. Vediamo subito un esempio sempre abbastanza facile. 5y alla terza più 15y alla seconda. Allora, cosa devo cercare? Cosa devo andare a mettere in evidenza? Intanto tutte le lettere comuni ai diversi termini del polinomio, e dovrò prenderle con il loro grado più basso, e andremo inoltre a mettere in evidenza il massimo comune divisore dei coefficienti numerici. Allora, guardate bene questi due termini. Vedo che la lettera y è in entrambi i termini. Dovrò prendere sempre l'esponente più basso, in questo caso quindi y alla seconda, e inizio a scriverla qui. Faccio lo stesso con i coefficienti numerici. Tra 5 e 15 posso mettere in evidenza il loro massimo comune divisore, che in questo caso è 5. Allora, metto in evidenza, da qui il nome di questa tecnica, 5y alla seconda, e sarà il mio primo fattore. Scrivo il segno di moltiplicazione, e cosa scriverò come secondo fattore? Devo ricostruire, ricordatevi, il polinomio originale, quindi per ottenere 5y alla terza mi manca solo una y, e per ricostruire il secondo termine mi basterà mettere solo un 3, 5 per 3 infatti fa 15, e la y alla seconda ce l'ho già fuori dalla parentesi. Quindi, perché si chiama messa in evidenza totale? Perché ho preso un termine comune ad entrambi, l'ho messo in evidenza, vedete qui davanti alle parentesi, e ho ricostruito con semplici calcoli il secondo fattore. Quindi ecco qui il polinomio scomposto: primo fattore 5y alla seconda e secondo fattore y più 3. Vedete che entrambi hanno il grado inferiore al polinomio di partenza che era di terzo grado. Allora, vediamo quest'altro esempio con la tabellina alla mano. Vediamo che ci sono delle lettere che sono in tutti i termini di questo polinomio, quindi che possono essere messi in evidenza totale. Allora, partiamo con la x. Abbiamo qui la x elevata alla seconda, qui la x elevata alla terza, qui la x elevata alla quarta. Allora, per quello che ci siamo detti, andremo a mettere in evidenza la x con il suo grado minimo, quindi x alla seconda. Andiamo poi a vedere la y. Abbiamo y alla seconda, y alla terza, quindi la y con il grado minimo è questa, ovviamente sottinteso 1, quindi solo una y. Per quanto riguarda i coefficienti numerici abbiamo 3, 18 e 36, ovviamente 3 è il massimo comune divisore anche di questi altri due coefficienti numerici, quindi come coefficiente numerico avremo 3. Bene, questo è il nostro primo fattore, è il termine che abbiamo messo in evidenza totale. Allora, come ci siamo detti, andiamo a ricostruire il
polinomio, quindi vediamo i pezzi tra virgolette che ci mancano. Allora in questo caso il 3 lo abbiamo e non dobbiamo fare nulla sulla parte numerica, x alla seconda abbiamo già x alla seconda e non dobbiamo fare nulla sulla x, e la stessa cosa vale per la y, perché anche in questo caso la y c'è già anche nel termine messo in evidenza, quindi qui avremo 1 per ricostruire questo primo termine, poi più. Per il secondo termine invece abbiamo 18 come coefficiente numerico, mentre noi abbiamo messo in evidenza soltanto il 3, quindi chiaramente qui avremo come coefficiente numerico 6 per ottenere ovviamente 18. Abbiamo x alla terza, visto che abbiamo messo in evidenza x alla seconda, quindi ci manca una x, e abbiamo y alla seconda, e visto che abbiamo messo in evidenza soltanto una y, ci manca un'altra y. Terzo termine, 36, ovviamente noi abbiamo soltanto il 3 davanti, quindi ci manca un bel 12 come coefficiente numerico. Abbiamo la x alla quarta, ma in evidenza abbiamo soltanto x alla seconda, quindi ci mancherà una x alla seconda, e y alla terza per ricostruirla, visto che abbiamo messo in evidenza soltanto la y, ci manca una y alla seconda. Ok, questo è il nostro risultato finale, questo è il primo fattore e tutto questo è il nostro secondo fattore. Veniamo ora alla seconda tecnica, simile alla precedente, messa in evidenza parziale. Allora, ci sono delle situazioni nelle quali non si riesce a trovare un fattore comune a tutti i termini del polinomio. Ecco l'esempio: y alla terza più y alla seconda più 4y più 4. Questo termine 4 qui in fondo ci ostacola, anche se prendessi la y più piccolina, con il termine 4 non posso proprio fare nulla. In questo caso però posso notare che potrei dividere i 4 termini e nei primi 2 termini mettere in evidenza il fattore y alla seconda e scrivere, come abbiamo fatto nell'esercizio precedente, y alla seconda, aperta parentesi, y più 1. Mentre negli ultimi 2 termini posso mettere in evidenza il 4 e scrivere 4 che moltiplica y più 1. Allora vedete che ho applicato la tecnica di mettere in evidenza in modo parziale sui 4 termini del polinomio, quindi messa in evidenza parziale. Però non ho ancora raggiunto il mio obiettivo. Ricordiamoci che scomporre in fattori vuol dire avere una sequenza di sole operazioni di moltiplicazione, appunto una sequenza di fattori. In questo caso ho ancora questo più qui in mezzo che dà fastidio. Allora, in quasi tutti gli esercizi di scomposizione parziale si potrà notare, come in questo caso, che ora posso applicare una messa in evidenza totale. Vedete che questo fattore y più 1 è comune ad entrambi, e allora vado avanti con il mio esercizio e scrivo davanti a tutto il fattore y più 1. Poi, segno di moltiplicazione, apro parentesi e inserisco i valori e vediamo cosa ci manca. Y alla seconda più 4. Ok, ora ci piace, abbiamo scritto il nostro polinomio iniziale come prodotto di polinomi di grado inferiore, applicando la messa in evidenza parziale e poi una messa in evidenza totale. Vediamo subito un altro esempio: 2ab più 10b più 15 più 3a. Anche in questo caso non sembra esserci un fattore comune a tutti e 4 i termini. Questo ha solo la a, questo ha solo la b, questo è un numero. Facciamo una prova, è ammesso con la scomposizione in fattori fare dei tentativi. Mettiamo insieme i 2 termini che hanno la a, quindi 2ab e 3a. Allora metto in evidenza la a e ottengo a per, aperta parentesi, 2b più 3. Se svolgessi i calcoli infatti avrei 2ab più 3a, che era proprio quello che avevo inizialmente. Poi metto insieme i 2 termini 10b e 15 e qui posso solo mettere in evidenza un fattore numerico comune ad entrambi, che è 5, quindi 5 che moltiplica 2b più 3. Se siete al compito in classe, a bassa voce dite bingo, perché come prima avremo un fattore comune che è 2b più 3, sia al primo che al secondo termine. Quindi ancora una volta messa in evidenza totale e ottengo 2b più 3 che moltiplica a per il primo termine e più 5 per il secondo termine. E quindi anche in questo caso ho raggiunto il risultato, ho scomposto, cioè sono partito dal polinomio iniziale e ho ottenuto invece il prodotto di 2 polinomi di grado più basso. Allora, non abbiamo finito qui perché è un argomento talmente importante che ci sono altre tecniche che dobbiamo vedere per scomporre tutti i tipi di polinomi, in particolare i prodotti notevoli e il metodo di Ruffini. I prodotti notevoli e come si usano per scomporre in fattori li vedremo nel prossimo video. E allora iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con i video di Mr. Supplento, mettete un bel like se questo primo video sulla scomposizione in fattori vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!